Bentornati ragazzi! Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere sul banco queste novità. Andiamo a montare su un pavo la nuova DJI O4 Lite, cosiddetta Lite, in realtà loro la danno come Air Unit 4 e la nuova Air Unit 4 come una Pro. La Pro, che poi di Pro non c'ha niente. Secondo me, mi aspettavo un prodotto più professionale. Comunque, andiamo a aprire. Io già ne ho aperto uno, quindi so esattamente com'è. Però andiamo a vedere insieme cosa c'è nella scatola. Io ho scelto il pavo pico, ragazzi, perché è un po' più piccolo, ma adesso sta arrivando anche una nuova versione. Là c'è una batteria, una lava, quindi comunque è una versione nuova. Un filtro per l'O4, non penso che vada bene per questa. Per l'O3, scusate, questo era il modello 3. Abbiamo le eliche di ricambio con il connettore USB. Il piccolino, che è come il pavo 20, è un po' più piccolo il pico. Chi si forse è perso come è andata le varie versioni. È uscito prima il pavo pico, poi non gliela faceva con l'O3 perché l'O3 era troppo pesante e l'hanno corretto col pavo 20. Prima col pavo 20 V2, che sarebbe il pavo pico V2, che sarebbe questo. Poi il pavo 20, poi il pavo 20 Pro, con anche addirittura la versione limitata Nightfire con i LED COB colorati, bellissimo. Piccolino! E ci andiamo a montare questa qui. Noi adesso la lasceremo con questa gabbietta qui, che comunque sia molto leggera. Però poi ne andremo a disegnare una e la sostituiamo. Ah, poi c'è una scatolina, una bustina con tutte le viti, antenne, tutto per l'O3, però comunque qualcosa si potrà riutilizzare. Dicevamo, la Beta FPV adesso sta uscendo un nuovo modello che è ancora più piccolino, che si chiama Femto. E spero che costi ancora meno. Comunque questi si trovano intorno ai 100-120. Ora andiamo ad aprire l'O4. E niente, questa l'abbiamo vista spacchettata un po' in tutte le salse da tutti i youtuber. Abbiamo la garanzia, un minimo di libretto di istruzioni. Sappiamo che per fare aggiornamento, ragazzi, qua non va bene l'USB come facciamo con l'O3, ma dobbiamo attaccare comunque la batteria per poter fare l'aggiornamento. Allora, qui dentro c'è anche questa piastrina che ancora non ho capito cos'è. Ah, un filtro, è un vetrino molto interessante, un vetrino da poter mettere, penso, davanti alla cam. Carino, si tiene colca. E non so se andrà incastrato qua dentro, vediamo un po' che cosa ci danno. Bella, sta bustina non si apre, ma con che colla l'hanno attaccata? Vabbè, ci abbiamo i gommini. Aspetta, vi zoom. No. Zoom. Non zoom. Non zoomato. Ok, eccolo qua. Gommini. Viti. Aiuto, l'ultimo gommino non può uscire. Gommini e 4 viti. Adesso già ne ho perso uno. Non ci posso credere. Ah, no, sono 4. E questo qui mi chiedevo se questo coso va a finire qua dentro o no. Guardate, no. O uno o l'altro. Beh, quel filtro non ho capito come farlo tenere, devo capirla sta cosa. Però è carina questa, io penso che userò questa di scatolina. Andiamo a fissare qui.
Certo spazio ce n'è, però comunque questo è molto flessibile. Non so, resterò così, con dei distanziatori. Adesso basta mettere i gommini, svitare queste viti e dovremo usare delle viti più lunghe. Quindi andremo a sostituire queste viti qui con delle viti più lunghe, in modo da poter fissare direttamente su queste viti la nostra VTX. Io vi consiglio poi di fermare l'antenna con della colla, magari metterne una anche più corta, perché questa mi sembra lunga. Una volta in posizione la fermate qua con della colla. Questo è il connettore, la parte davanti, io si preoccupo del connettore che sia ben protetto, e questo andremo a piazzare poi così. Il cavo poi può andare diretto, perché questa è già preconfigurata per lo spazietto, questa è già preconfigurata. Ah, è il cavetto, ecco. Noi possiamo collegare direttamente questo cavetto, perché è preconfigurata per lo 3, ma va bene anche per lo 4. Quindi stacchiamo il suo e attacchiamo questo. Bene ragazzi, non resta che rimontarlo e provarlo. Ragazzi, cosa importante, anche se il cavetto va bene, è preconfigurato per lo 3, quindi va bene anche per lo 4, comunque vanno eliminati i fili se non vi servono. Cioè, nel senso, vanno lasciati i 2 fili dell'OSD, ma vanno tolti i 2 fili della RX, perché se non usate quella da DJI, questi due ultimi fili vanno tolti. Quindi ci troveremo con questa situazione qua, solamente i 4 fili sfilate. Beh ragazzi, è venuto bellino bellino. Ho dovuto un po' tribolare perché ho sbagliato la posizione dei gommini dello 4, che l'avevo messi al contrario, quindi ho dovuto rismontare tutto. Come potete vedere ho messo la colla sull'antenna, non so se si vede, è trasparente. Però sono riuscito insomma a mettere il cavo come volevo, quello dell'antenna, cioè della videocamera, bello protetto. Non so se si riesce a capire. E guardate come cade bene la videocamera. Non resta che provarlo. Bene ragazzi, partiamo con il DVR dagli occhiali, così ci rendiamo conto dell'efficienza della luminosità che ho spento la luce in camera e la luce che vedete è solo quella che viene dai LED. E diciamo che si comporta molto bene, cioè sono molto soddisfatto perché a una bassissima luminosità quasi non si vede la grana, cosa che con la Caddx io prima vedevo e non era fattibile. Beh, il volo è quello che è, non è piddato il granello, va sistemato un pochetto, però già così mi sto divertendo alla grande. Vi lascio le immagini, adesso poi vi metto anche il 4K. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e se volete aiutarmi acquistate dai link di affiliazione che vi lascio nei commenti.
e a breve farò la recensione anche della O4 Pro e la montiamo su un 5 pollici. A presto ragazzi, e dai, never disarm.